Oggi abbiamo qui Mattia Caprioli, presidente del Numerus Italorum, l'associazione che si occupa di rievocare l'esercito romano del tardo antico. Mattia, raccontaci un po' la figura del soldato che stai ricostruendo. Sì, dunque, il soldato che io sto ricostruendo in questo momento è un legionario romano di una legione comitatense, varrebbe a dire esercito campale mobile, del IV secolo d.C. All'incirca possiamo piazzarlo tra il periodo di Costantino il Grande e la battaglia di Adrianopoli all'incirca. Volendo potremmo anche sfociare nel periodo dell'imperatore Teodosio, che è subito successivo. Però vedo che, insomma, la figura che tu stai ricostruendo è abbastanza diversa da quella che nell'immaginario del pubblico si è oramai fissata come l'immagine del legionario romano. Sembra qualcosa di piuttosto distante. Quello certamente ci sono degli elementi di diversità, però in realtà basta una rapida occhiata per verificare che ci sono elementi che in realtà indicano una forte continuità con quello che è il passato romano per armamento. Per esempio, indossa una corazza a scaglie, che è una delle armature tipiche del mondo romano, è accompagnata da un supermalis con delle pteroges, che sono un elemento estremamente tipico del mondo classico e anzi poi verrà mantenuto ancora durante il periodo dell'impero bizantino. E ho per esempio una manica segmentata, questo elemento che nell'esercito romano viene introdotto con le campagne daciche di Traiano, Siamo con Traiano? Traiano secondo secolo d.C., inizi del secondo secolo, e questo elemento viene mantenuto, almeno da quanto sappiamo dalle nostre fonti, fino alla fine del IV secolo. In questo periodo storico si utilizzano principalmente elmi che, a differenza di quelli del periodo precedente, che avevano la calotta e il paranuca creati da un solo pezzo di metallo, in questo periodo sono molto più in voga elmi composti da più pezzi, questo probabilmente anche per facilitarne la costruzione e la produzione. Tra i vari modelli, quello sicuramente più in voga e più rappresentativo del periodo tra il IV e il V secolo d.C. sono i cosiddetti elmi ad arco, o rigelmet, come sono più conosciuti dal loro nome anglosassone. Ne esistono due categorie diverse per fare una divisione molto, come dite, ampia, che sono un tipo pesante e un tipo più leggero. Il tipo pesante è rappresentato molto bene da questo tipo di elmo qui, che ha una protezione nasale che per il mondo romano è fondamentalmente una grossa novità, perché prima, come sappiamo, era fondamentalmente inesistente. Paragnati ed estremamente coprenti, potevano avere come in passato fori per le orecchie o meno, e un paranuca. Quello che contraddistingue questi elmi, questa categoria, questa famiglia, è l'arco appunto che unisce le due semicalotte. Abbiamo parlato della versione pesante, quindi c'è anche una versione leggera, che è rappresentata da elmi di questo tipo, che presentano delle caratteristiche molto similari per quanto concerne la costruzione, però hanno delle paragnatidi che sono decisamente più ristrette e soprattutto non presentano fasce aggiuntive sulla calotta e non presentano soprattutto anche una protezione nasale che li rende meno protettivi del loro cugino, mettiamola così. Parlaci anche delle caratteristiche più importanti del resto dell'armamento difensivo che stai mostrando. Io in questo momento indosso una corazza a scaglie, che insieme alle cotte di maglia era la corazza più utilizzata dai soldati romani di questo periodo storico. Sono ottime corazze perché permettono un'ampia mobilità, garantiscono un'ottima protezione ed erano anche facilmente producibili. Sotto di essa ho un subarmaris, che è un indumento imbottito, che serviva a sgravare un po' il peso dell'armatura e che poteva avere appunto delle pterugi che forniscono anche queste un certo grado di protezione, almeno contro i colpi di taglio. Ho una manica segmentata che protegge il mio braccio armato, poiché sul braccio disarmato avrò lo scudo, quindi fondamentalmente non mi serve. Anche questa garantisce che io possa eseguire tutti i movimenti necessari per portare i colpi. Per finire indosso un paio di schinieri, che in questo periodo sono, almeno per quello che ne sappiamo, sempre in metallo, che difendono l'unica parte che lo scudo mi avrebbe lasciato scoperta. Gli scudi in questo periodo storico, quelli utilizzati dai romani, sono grandi scudi tondi o ovali, che vanno a difendere quasi tutta la figura, quindi non avendo assolutamente nulla in meno rispetto
ai grandi scudi che si utilizzavano in epoca alto imperiale. Mi difende, se è tondo come in questo caso, dalla spalla fino al ginocchio, dal ginocchio in giù avrò lo schieniere, come abbiamo appena illustrato. E come è realizzato questo scudo? Cioè, qual è la sua struttura, quali sono le sue caratteristiche? Dunque, allora, lo scudo storicamente era realizzato in doghe di legno, unite tra di loro, e poi coperte sia davanti che dietro da tessile o da pelle, ma più spesso da pelle, con un bordo cucito in pelle e un umbone metallico al centro per proteggere la mano, poiché non ha imbracciature, ma come si vede è a impugnatura centrale, Una quindi semplice impugnatura. visto che c'è un foro bisogna proteggere la mano. A questo punto passerei all'armamento d'attacco, quindi all'armamento offensivo. Partirei dall'elemento principe, direi la spada, ma non è l'unico però. Esatto, anzi l'elemento principe del Fante di questo periodo probabilmente non è tanto la spada quanto la lancia. Diciamo che torna a combattere in un modo che assomiglia forse molto a come combattevano le falangi della Grecia classica. Quindi abbiamo una lancia che è lunga quanto o un po' di più di chi la porta, quindi tendenzialmente siamo intorno ai 2 metri di lunghezza. Questo però ovviamente non preclude il fatto che alcune unità dell'esercito fossero ancora equipaggiate, anzi in realtà la maggior parte, con anche armi da getto, come per esempio questo che è uno spiculum, che decisamente risulta essere più corto del classico pilum del periodo alto imperiale, presenta un innesto a manicotto e una punta che, come si può vedere, è fondamentalmente un arpione. E quest'arma veniva utilizzata come arma da getto, come dire, preferenziale, forse da quelle unità che nelle fonti troviamo chiamate come lanciari. La plumbata è un piccolo dardo che ha questo nome per via del peso in piombo che ha in fondo all'arma, che è quello che permette a quest'arma, una volta lanciata, di raggiungere grandi distanze e soprattutto le permette di cadere fondamentalmente sempre di punta. Ma vediamo infine l'arma principale, la spada. Parlaci un po' di quest'arma. Sì, dunque la spada di questo periodo è forse uno degli elementi più diversi rispetto alle armi bianche dei legionari dei secoli precedenti. La spada è un'arma decisamente lunga, può arrivare fino agli 80, sono 90 cm totali. Come si nota, fili paralleli, una punta non particolarmente accentuata e una lama estremamente larga. Ora questo purtroppo presenta un problema in ambito rievocativo, poiché anche se l'arma non dovesse essere troppo pesante, questa replica per esempio pesa all'incirca 1 chilo, dà la percezione come se fosse molto pesante e in più la rende poco sicura sia per essere utilizzata sia per chi la usa sia per chi dovesse ricevere un colpo. È per questo che nell'ambito della rievocazione storica tendiamo anche in questo caso a un compromesso che non metta in pericolo i rievocatori, quindi tendiamo a usare lame di tipo diverso, come quella della spada che hai in mano in questo momento, che come si può vedere è una lama che intanto è più stretta, è già più stretta alla base e si va a restringere verso la punta, il che la alleggerisce e permette di andare ad avere un punto di bilanciamento più vicino. In più presenta uno sguscio, il che permette di alleggerire ancora di più l'arma e di renderla più sicura per l'utilizzo. Bene, ringraziamo Mattia per questa presentazione del soldato romano di IV secolo. Per chi volesse approfondire può rivolgersi al Numerus Italorum, l'associazione che si occupa di rievocare questo periodo storico, e alla prossima!